like I never knew what lies ahead. Ciao ragazzi, molti di voi mi hanno richiesto spesso che tipo di bicicletta io adoperi, quindi vi vado a presentare la mia Rocky Mountain. Rocky Mountain, come detto, il modello è Altitude 750 MSL, il frame è totalmente in carbonio con cavettistica integrata. La particolarità di questo telaio è il sistema Ride 9 di cui Rocky Mountain detiene il brevetto. Il sistema permette di variare la geometria delle biciclette in ben 9 modalità diverse. Nel 2013 Rocky Mountain introduce il sistema Ride 9 che permette un bilanciamento ottimale poiché è la bici che cerca di adattarsi al biker e non il viceversa. Il sistema è composto da due inserti rotanti posizionati nell'ancoraggio superiore all'ammortizzatore che permettono di variare angoli e progressività della sospensione a seconda delle preferenze di chi pedala. Ad ogni posizione del Ride 9 corrispondono un assetto e una variazione della progressività della sospensione posteriore. Le 9 posizioni possibili sono spiegate in questa foto. Posizionando il Ride 9 nella parte anteriore, l'angolo di sterzo risulterà più aperto, in modo da agevolare le discese. Quando invece faccio i passi alpini, posiziono il Ride 9 nella posizione posteriore, privilegiando l'efficienza ed agevolando la salita. La forcella è una Fox da 150 mm di escursione con steli da 34 mm. Ammortizzatore posteriore Fox Float CTD con controllo remoto al manubrio. L'attacco del manubrio è un Race Face da 6 pollici, 60 mm di lunghezza. Il manubrio è un Race Face Evolve da 750 mm. Le manopole, qui è un setup un po' particolare. Per lunghi tragitti uso delle manopole ergonomiche perché più confortevoli, quindi posso appoggiare il palmo della mano. Le monto in posizione più centrale di circa 3,5 cm dell'estremità del manubrio, sia a sinistra che a destra. Ho dovuto fare questo aggiustamento perché il manubrio mi risultava troppo largo e mi ha provocato un'infiammazione al gomito destro. Il vantaggio di avere le manopole più centrali ed avere gli avambracci in posizione più centrale mi ha aiutato a far passare appunto l'infiammazione. Il secondo vantaggio è che il busto risulta essere più eretto, questo mi permette di affaticare meno la zona cervicale. Quando vado sui bike park invece o se so di dover percorrere single track impegnativi, monto le manopole originali, questa volta sfruttando tutta l'ampiezza del manubrio. Per quanto riguarda la trasmissione, monto una doppia corona all'anteriore da 36-22 denti con deragliatore SRAM X7, mentre al posteriore una cassetta da 10 pignoni, 11-32 denti con deragliatore SRAM X9. A fine anno questa trasmissione andrà in pensione perché farò un upgrade con un monocorona. Cosa monterò non lo so ancora. I cerchioni sono dei Welltec Helix TR27 Tubeless Ready. Le gomme all'anteriore Maxxis Minion DHF EXO da 27,5 x 2,3 pollici e al posteriore Ardent EXO 27,5 x 2,4 pollici. La sella è una SMP Glider che mi risulta più comoda per le lunghe percorrenze. Come sottosella uso un telescopico Integra Lev. I pedali sono della Welgo B181 Flat. E per finire i freni. I freni sono idraulici Shimano SLX con dischi da 180 mm, sia all'anteriore che al posteriore. La Rocky Mountain Altitude 750 è una delle più classiche e tradizionali mountain bike da all mountain, quindi ha delle geometrie che vanno bene sia per salite ripide sia per discese impegnative e tecniche. È il compromesso perfetto tra cross country e downhill. Le bici da all mountain sono ideali per lunghe escursioni in luoghi selvaggi di montagna, immersi nella natura e nel silenzio, dove i dislivelli possono essere molto impegnativi e i sentieri stretti e difficili. In sé l'all mountain non è una disciplina agonistica. La filosofia principale dell'all mountain è il piacere di andare in bicicletta nella natura, per lo più in montagna, in salita come in discesa. Per praticare all mountain bisogna abbinare capacità fisiche di resistenza a doti tecniche, che sono essenziali per affrontare passaggi difficili su sentieri stretti e discese da forti emozioni. Prima di acquistare la Altitude ci ho pensato tantissimo perché il costo era veramente molto elevato. Dopo averla provata diverse volte mi sono convinto che quella era la bici che faceva il caso mio, non solo perché esteticamente mi piaceva moltissimo, ma anche perché, pedalandoci sopra, infondeva quel senso di sicurezza che è essenziale quando si affrontano percorsi molto tecnici dove il rischio di cadute è molto alto. E con questo è tutto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!